realizzare questo orologio sono partito da una fetta d'olivo come questa, che ho spianato su entrambe le facce. Per effettuare questa lavorazione sono andato a utilizzare una fresa studiata appositamente per questa lavorazione, ovvero la Tornado della Fraser. Nonostante la mia fresatrice fosse di bassissima qualità, sono riuscito ad effettuare questa operazione eseguendo un'esportazione di 2-3 mm per passata. Ora passo alla preparazione della cassaforma. Ho preparato una base di 29 cm di diametro che utilizzo prima per marcare il perimetro sul legno, poi come base della cassaforma stessa, che ho rivestito con del nastro adesivo trasparente. Questo impedirà alla resina di attaccarsi allo stampo. Sarebbe comunque consigliato utilizzare un nastro specifico. Per i bordi esterni della cassaforma, essendo un cerchio, applico semplicemente una decina di giri di nastro carta, che rinforzo con altrettanti giri di nastro adesivo trasparente. Finalmente sono pronto per preparare la resina. Vado a utilizzare la resina epossidica Epodex Pro. Insieme ai tecnici della Epodex abbiamo deciso di regalarti uno sconto del 5% sul tuo primo acquisto. Sono pronto finalmente per la colata. Andrò a effettuare due colate, una prima di 4-5 mm, che mi servirà per controllare che la cassaforma non abbia perdite, e la seconda colata a completare. Noterai che la resina in questo passaggio risulta leggermente nebbiosa. Questo è dovuto alla temperatura bassa presente nel mio laboratorio, e non a un'errata miscelazione dei due componenti, motivo per cui una volta effettuata la colata porterò il manufatto dentro casa. Sono trascorsi circa 3 giorni dalla colata e la resina ha polimerizzato completamente. Ora posso rimuovere il nastro e delicatamente staccare il manufatto dalla cassaforma. Utilizzando dei piccoli pezzi di scarto blocco l'orologio al piano ed eseguo l'ultima spianatura su entrambe le facce. Al banco sega rifinisco i bordi dell'orologio. Marco il centro ed eseguo lo scasso per il meccanismo dell'orologio. Per questa operazione utilizzo una presa a candela e un semplice jig che mi sono costruito. Ho completato l'orologio carteggiando e lucidando. Sono partito da una grana grossa tipo 100 fino ad arrivare ad una 1500. Infine ho incollato le tacchette dei minuti utilizzando un semplice e pratico jig.